Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questa nuova uscita, la 67, della mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch, edizione Hachette in scala 1:8. All'interno troviamo la seconda parte per il montaggio del cruscotto, strumentazione, adesso andiamo a vederla certamente. Mi permetterò di darvi qualche consiglio e una rassicurazione. C'è stato un errore da parte di chi ha stampato la guida al montaggio, o meglio di colui il quale ha scritto nella didascalia e nel disegno una cosa che vi farò vedere dopo. Intanto adesso ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie di cuore a tutti quanti perché siete voi la vita del canale e quindi vi ringrazio di continuare a contribuire alla crescita dello stesso. Alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Nell'unboxing, il video che ho fatto precedente a questo, ho dimenticato di farvi vedere, insieme alle altre parti che avevo montato fino all'uscita della numero 96, questa, la plancia del cruscotto. Scusatemi. Adesso io vi dico come sono andato a procedere. Innanzitutto, ecco, volete sapere, lo avete già capito perché qua mi è volato tutto. È arrivato lui, il mio Michelangelo, un gatto tigrato che ha circa 3 anni, si chiama Michelangelo, eccolo qui. Ma amore mio, ma scusami, ma tu ti rendi conto a me? Cioè, va bene che mi cade anche da solo il trepiede, i treppiedi, però scusatemi ragazzi, io spero che ci sia tra di voi qualcuno che ama gli animali, anche perché se non amate gli animali non si può parlare d'amore assolutamente neanche verso le persone, ci mancherebbe. Amore, senti, scusatemi se sorrido, anzi rido perché mi ha quasi spaventato, si è buttato dentro e mi ha fatto rovesciare tutto. Ecco, lascia stare, per favore. Vai, vuoi scendere? Dai, scendi amore, dai, vai. Eccolo lì. È andato. Non mi ricordo neanche cosa vi stavo dicendo. Ah sì. Allora, innanzitutto ci servirà anche questo. Vi stavo appunto dicendo come io sono andato a procedere. Ho preso 3 viti MP, questo è, no ma amore, ma ascoltami, cioè se vuoi che ti faccia un video su di te io lo faccio, non ci sono problemi, però mi dovresti fare montare questa uscita. Ragazzi, andate avanti, ma io il mio animale, che è il mio fratellino, non lo tratto male. Aspettate. Amore mio, ma adesso hai preso l'abitudine di saltare così dentro il cubo box? Che facciamo? Vi rendete conto quanto è bello? Che natura. Dai, amore. Piacere.
Che facciamo? Senti, amore mio, io devo andare avanti. Io ti guardo tutto il giorno se posso, ma a loro non penso che interessi più di tanto guardare il gattino mio. Eh? Vuoi stare lì? Va bene, stai lì, dai. Però fammi lavorare, ok? Allora, guardate. Stavo dicendo, ho preso 3 viti MP, sono andato a mettermene 2 qui, così mi sono creato il filetto. Vi ricordo di non usare nessun tipo di lubrificante nelle plastiche, mi raccomando. Poi ho preso questo che è il bocchettone dell'aria sinistro e sono andato a avvitarmi la terza vite MP qui e mi sono creato il filetto. Fate attenzione perché quando avvitate le viti dovete controllare la direzione che sia perfettamente verticale sia da questa parte ma anche da questa. Bene, poi ho preso 6 viti HP e me ne sono andati a avvitare qua. Ok? Questo è il pezzo che poi terrà all'interno 3 pulsanti di quelli che abbiamo ricevuto per comandare le varie utenze elettroniche del nostro splendido modello. Allora, prima cosa mi rimuovo questa vite. MP. Prendo questo, inserisco e metto la mia vite. Lo fermo con l'unghia del pollice e lo lascio libero di muoversi perché questo, come vi ho appena detto, è il bocchettone dell'aria e nella macchina reale si può girare sia da una parte che dall'altra, deve essere libero di girare su se stesso. Fatto questo, prendo il telaio del cruscotto, lo metto così, prendo questo, prima di farlo vado a rimuovermi soltanto queste 2 viti, queste le posso lasciare, le rimuoverò dopo. Quindi così e così. E avvito. Ma ragazzi, scusatemi, sono andato a svitare quelle che avrei dovuto svitare tranquillamente anche dopo, invece sono queste 2 che devo svitare. Solo che ho il mio gattino qua, che prima era sulla sinistra,
che dovevo stare attento che non si mettesse sul bordo del cubo box, altrimenti mi rovescia tutto. E allora guardavo lui e non guardavo bene qui e non mi ero accorto che sotto avevo le viti ancora messe. Nessun problema, ecco qua. Perfetto, fatto questo, prendiamo la strumentazione. Non vi potete sbagliare perché abbiamo queste due parti qui a mezzaluna, vedete? Qui ne abbiamo solo una, qua ne abbiamo due. Cosa vogliamo fare, Michelangelo? E le mettiamo così. Amore, ascoltami, cioè, o stai qui o scendi, deciditi. Ok? Poi prendo questo, guardavo che ci sono, ecco, pulite bene questi, altrimenti poi non potrete più farlo. Inserisco così e avvito le due viti HP. Perfetto. Una volta fatto questo, dobbiamo prendere il modello. Vi dico subito che questi tre pezzi qui li useremo nei montaggi successivi, quindi dopo il numero 69. Li potete mettere da parte perché per adesso non ci serviranno. Adesso ci dice di andare a staccare dal ricettore questo, dove abbiamo i 4 LED per retroilluminare il cruscotto. Vi ricordo che quando andrete a montare nuovamente lo spinotto nel ricettore, la parte dove avete visibili le due falange metalliche va messa dove avete questo riquadro nella plastica, così non vi sbagliate, ma se questo dovesse succedere facilmente piegherete i due perni metallici all'interno, quindi quando vi accorgete che non funziona, prima dovete addrizzarli e poi inserirlo correttamente. Poi, anche se questo ce lo fa fare dopo, alla fine del fascicolo, andiamo anche a rimuovere alla stessa maniera questo che è tutto blu, questo con i fili tutti verdi, di colore verde, e poi questo che è tutto bianco. Ok? Tutti e tre ovviamente hanno alla fine il pulsante di comando accensione e spegnimento. Adesso possiamo spostare questo. Quanto è pesante!
Bene. Vado a rimuovermi le due viti MP senza toccare i LED. Vado a posizionarmelo così. Fate attenzione quando avvitate, mettete un dito qua sotto, non appoggiate sul piano questo pezzo perché rischiate di rompere gli attacchi del tachimetro al cruscotto, mi raccomando. Possiamo stringere e abbiamo fatto anche questo. Ok. Bene, a questo punto vi faccio vedere dov'è l'errore del fascicolo. In questo pezzo, che è questa foto qui, ci dicono di prendere 3 viti HP. In realtà ve ne servono solo 2, perché la terza vite verrà successivamente montata quando andremo a mettere un'altra cosa. Adesso vi faccio vedere. Questo poi va messo così, andremo a vederlo subito, ma vi do una veloce anteprima. 2 di qua, così. Ok? Va messo così. In quest'altra vite poi, in quest'altro foro, la vite HP da sola balla. Quindi non vi preoccupate, non è il vostro pezzo che è fallato. Vedete, siamo su questo disegno. Il pezzo è questo. Una vite qui, una qui e una qui sul verde. Ma non va, perché questa verrà messa successivamente. Quindi si sono sbagliati qui, ma il pezzo è corretto, non vi dovete preoccupare. A questo punto prendiamo i pulsanti, quindi iniziamo a prendere quello blu, mi rimuovo queste due viti che vi ricordo essere le HP, ok, poi tengo questo così, ecco qua, e faccio semplicemente questa operazione, così. Prendo il verde e lo metto qui. E infine l'ultimo, il bianco, e lo metto qui.
Però attenzione, questo lo rivolgiamo dall'altra parte, vedete? Guardate la posizione dei fili, così. Bene, adesso prendiamo questo e andiamo semplicemente a bloccarci i 3 interruttori. Quindi così. Questi 3 perni, 1, 2 e 3, devono inserirsi qui in questi segmenti che vedete. Ecco qua. Prendo 2 viti HP e avvito. Perfetto. Controlliamo l'efficienza dei pulsanti. Sono perfetti. A questo punto il montaggio è terminato, però io sono curioso di vedere il risultato dell'accensione della strumentazione del cruscotto. Un attimo, metto in pausa e ci vediamo dopo. No, amore mio, ma ti prego, amore, ma non puoi prendere questo vizio adesso, stai fermo. Allora, se ce la faccio, amore, stai fermo. Questo mi mangia tutti i fili. È peggio di un topolino, non è un gatto. Allora, accendiamo il pulsante generale sotto, quello che c'è sotto il serbatoio. Perfetto. Vado a inserirmi questo. Così. Adesso accendo le luci. Quindi mi attacco i 3 spinotti che ho staccato prima. Fermati, amore. Così. E adesso li controllo da qui. Ecco qua l'accensione. Il clacson non me li mangiare. Non me li mangiare. Aspetta, stai fermo. Fermo lì. Sto cercando di abbassare le luci. Ecco. Spengo anche l'anello luminoso. Guardate. Guardate che meraviglia. E questa, la bocchetta di areazione, è libera di ruotare su se stessa. Che bello, ragazzi, mamma mia, che bello, ma quanto mi piace questo modello, quanto mi piace, è stupendo. Ok, stai fermo, amore mio. Accendiamo anche l'anello luminoso, perfetto. Volevo farvi vedere anche il musetto, bellissimo, il parafango anteriore, no, salire sopra,
il parafango anteriore sinistro. Non mi mangiare i fili! E questo è lampeggiante, scusate, non ce la posso fare. Ciao a tutti, grazie del vostro tempo. E se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Eccolo lì il mio reuccio, eccolo, l'unico componente della mia famiglia, amore mio, il mio fratellino. Grazie a tutti ragazzi del vostro tempo, è stato un piacere. E che dirvi, io vi ringrazio anche se deciderete di condividere nei gruppi dedicati i miei video. Grazie a tutti, ciao, al prossimo video non mancate, perché adesso vado a preparare le ultime 2 uscite ricevute, la numero 68 e la numero 69, dove ho deciso di fare tutti in un unico video perché nell'uscita numero 69 c'è veramente poco da montare. Quindi ci vediamo dopo, non si mangia, non è buono e fai danno. E vi saluto, ciao a tutti, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ciao, ciao anche dal mio Michelangelo.